Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Volete rendere smart le vostre auto un pochino datate? Quindi autovetture che non hanno un infotainment recente o un autoradio recente, che non abbia Android Auto ed Apple CarPlay? Parliamo di Asure o Esure, non so come si pronunci ragazzi. Come vi dicevo, questo prodotto è un dispositivo avente un display da 10.26 pollici con risoluzione 1600x600 e un sensore di luminosità. Il display utilizza un processore quad core con 2 GB di RAM. In più ha la possibilità di sfruttare due telecamere, quella integrata che registra fino in 4K e la seconda che possiamo abbinare al display che registra fino in 1080p. Le due telecamere vanno a registrare in una micro SD da 64 GB fornita con il display, ma possiamo ampliare fino a 256 GB, quindi una sorta di dashcam con tanto di sensore G, il sensore di collisione che va a bloccare il video se la nostra autovettura andiamo bene, rimane coinvolta in un sinistro. Ha un Bluetooth da 5.4 e un Wi-Fi da 2.4 e 5 GHz. Abbiamo svariate possibilità per andare ad ascoltare l'audio del display. Costo? È 96 euro su Amazon. Purtroppo non ho nessun codice sconto per questo prodotto, ma penso che sarà difficile proprio recuperare i codici sconto in generale, vista la situazione non proprio carina che stiamo passando in questo periodo tra dazi, America, Cina, Italia. Siamo veramente nell'occhio del ciclone e se la situazione non si normalizza la vedo male, ragazzi. Ci eravamo un attimino ripresi dopo il post-Covid e di nuovo... E che cazzo! Comunque, come al solito, qua sotto vi lascio i link di riferimento per andarvi a vedere le caratteristiche complete e per chi vorrà acquistare questo nuovo prodotto della Asure. Detto questo, andiamo a vedere il contenuto del prodotto e poi ci dedichiamo al funzionamento vero e proprio. Andiamo! Libretto di uso e manutenzione in inglese, il nostro bel display, attacco a ventosa, una telecamera supplementare, adattatore accendisigari con presa USB, base per la ventosa, micro SD da 64 GB, cavetto AUX, una leva in plastica ed un giravite. Questo è il contenuto della confezione, quindi devo dire abbastanza ricco. Vediamo un attimino nel dettaglio il display. Allora, ripeto, 10.26 pollici con risoluzione HD 1600x600 con il logo qua sotto Asure. Pulsantino di accensione e spegnimento. Abbiamo l'altoparlante posteriore, telecamera che è estendibile finalmente e regolabile, lo slot con USB di tipo C per alimentare il display, attacco AV-in per la telecamera supplementare, slot micro SD e entrata AUX. E qui abbiamo il supporto questo fisso da cruscotto che si può regolare e orientare. Ovviamente possiamo anche sostituirlo con l'attacco a ventosa, basta rimuovere le 4 vitarelle e andare a fissare questo, quindi dipende dove volete posizionare il dispositivo. Abbiamo collegato la presa accendisigari, accendiamo il nostro power bank e qui dobbiamo andare a scegliere la lingua, quindi mettiamo italiano e confermiamo. Questa è la schermata principale. A questo punto direi di trasferirci fuori nella mia Nissan Qashqai.
Allora abbiamo le icone da questa parte, nella parte destra, CarPlay, Android Auto, AirPlay, SuperLink che sarebbe il mirror link di Apple ed Android, video Wi-Fi, uscita audio, riproduzione ed impostazioni. Da questa parte abbiamo la home, la regolazione della luminosità in automatico, possiamo mettere in automatico o manuale, la regolazione dell'audio, in questo caso altoparlante integrato, e le telecamere. Anteriore, posteriore ed entrambi, anteriore, posteriore ed entrambi, e da qui possiamo bloccare un video, scattare una foto, tornare alla home, tornare ad Android Auto ed disattivare il volume, in quanto registra anche audio oltre che video. La prima cosa che facciamo è andare a sincronizzare il Bluetooth, quindi andiamo su Android Auto in questo caso e ci rimanda a questa schermata dove possiamo scegliere l'audio da poter sfruttare. Quindi andiamo in questo caso sul Bluetooth e andiamo ad accoppiare il nuovo dispositivo. Eccolo qui. Ed abbiniamo spuntando sempre accesso ai contatti e alla cronologia e facciamo accoppia. Una volta che abbiamo accoppiato il Bluetooth parte in automatico Android Auto. Queste sono le nostre playlist e l'altoparlante integrato. Ehi, chiama Lucilla. Certo, chiamo Lucilla. Sì, Sì? Come mi senti? benissimo, Sto a Lupetta, sto a provare il display. Mi sente bene? benissimo. Meno male. Ti sento molto bene. Ok, va bene. A fra poco. Ciao. Passa così. Sì, basta così. Ciao. Ciao. Anche questo funziona alla grande, quindi devo dire che ultimamente questi display rimovibili mi stanno dando buone soddisfazioni. Vediamo brevemente le impostazioni di questo display. Allora, sono divise in categorie. Abbiamo comune, fotocamera e sistema. Nella parte comune troviamo il salvaschermo, posizione di guida, destra o sinistra, modalità schermo diviso, luminosità, pulsante ausiliario e cancella connessione, quindi va a risettare tutte le connessioni. Per dividere lo schermo dobbiamo cliccare su questa modalità, o schermo intero o schermo diviso. Quindi una volta che abbiamo impostato su schermo diviso ed avvieremo Android Auto, avremo Android Auto a schermo intero da questa parte e la telecamera a destra. Possiamo ovviamente sempre scegliere tra anteriore e posteriore, ok? E da qui si può tornare alla home, regolare l'audio, regolare la luminosità del display o andare direttamente alle telecamere. Nel menu fotocamera invece troviamo tutto quello che riguarda le telecamere, come una sorta di dashcam, quindi formato fotocamera per quanto riguarda la posteriore abbiamo fino a un massimo di 1080p, la risoluzione di quella integrata, questa che abbiamo qui davanti, e può arrivare fino a 4K, registrazione in loop 1, 3 o 5 minuti, sensibilità di collisione che sarebbe il sensore G, possiamo attivare e disattivare il microfono, immagine a specchio per quanto riguarda la telecamera posteriore e la calibrazione delle linee guida del parcheggio, quindi queste si possono regolare per capire quanta distanza abbiamo tra la nostra autovettura e un eventuale ostacolo. Ovviamente dobbiamo posizionare la telecamera in maniera adeguata e facciamo confermiamo per salvare. E nel menu sistema troviamo tutto il menu riguardante il dispositivo, dalla lingua, tono di promemoria quando si accende il display, impostazione dell'orario, quindi si va a regolare l'orario, informazione di archiviazione, questa è la SD che viene fornita con gli accessori da 64 GB e qui andiamo a formattare, ripristina il dispositivo e la versione del firmware, molto conciso e semplice da poter configurare. Avete visto, sono veramente pochi e di facile comprensione i menu di questo display. E da qui si torna alla home.
Adesso proviamo a vedere con Apple CarPlay se funziona tutto. Quindi, come Android Auto, dobbiamo cliccare su CarPlay e poi dobbiamo confermare per entrare in modalità CarPlay e andare la stessa cosa a abbinare il T86 Pro. Quindi andiamo sulle impostazioni del Bluetooth, andiamo a fare una ricerca, eccolo qui. Quindi clicchiamo per abbinare il dispositivo e abbiniamo, consentiamo. Una volta che abbiamo collegato il Bluetooth dobbiamo andare a spuntare la voce CarPlay. In questo caso vedete che parte direttamente CarPlay. Quindi abbiamo la schermata doppia con le mappe più la riproduzione di Spotify, abbiamo tutte le applicazioni compatibili con CarPlay, abbiamo Waze, abbiamo Sigic, Maps, mappe. Devo dire, ragazzi, che non è assolutamente lento, non male. Per uscire questa volta vedete che c'è la home per tornare diciamo alla schermata principale. Lo possiamo anche farlo direttamente da qui, ragazzi, però vi faccio vedere che funziona questa volta. Per attivare il mirror link wireless di Apple andiamo su AirPlay, dobbiamo confermare, passare alla modalità AirPlay, conferma. Quindi andiamo sul wifi e dobbiamo collegare questo AirPlay 6D, eccolo qui, vedete ragazzi, e dobbiamo mettere la password 1 2 3 4 5 6 7 ed 8 e connettiamo. Connesso. Una volta che ci siamo collegati al wifi, ragazzi, dobbiamo andare su AirPlay, eccolo qui, condivisione del display, smart screen, e dobbiamo cliccare qui e ci siamo. Adesso vedete che praticamente va a riprodurre il display del nostro iPhone, quindi possiamo anche vedere YouTube. All'interno, ripeto, troviamo una serie di gommini che ci consente, entra perfettamente o aderisce perfettamente al nostro orecchio per poter andare a cambiare il gommino più largo, più piccolo. Per sfruttare il mirror link wireless su Android dobbiamo cliccare su questa icona, confermare sempre per cambiare opzione. Quindi andiamo a scannerizzare il QR code e dobbiamo installare questa applicazione. AppLink, apriamo, accettiamo. Allora, attualmente aggiungi dispositivo Wi-Fi Direct, consentiamo, eccolo qui, e andiamo a collegarci. Posizione specchio, per favore diamo conferma, condividi applicazione, condividi schermo intero, consentiamo. Eccolo qua, ragazzi, siamo dentro. Quindi da qui adesso possiamo vedere qualsiasi cosa, sempre anche YouTube, però ripeto, non si può vedere a schermo intero. Quello che andremo a vedere oggi non sarà né una recensione né un tutorial. E allora che ci fai vedere? C'è sempre il famoso ritardo, ragazzi, nella voce, quindi non è in tempo reale, c'è sempre un pochino di ritardo nella voce con il mirror link wireless, però avete visto che funziona tutto, quindi possiamo sfruttare quello che vogliamo. Abbiamo la riproduzione video che va a riprodurre i filmati che registrano le telecamere, però vedete che dobbiamo prima scollegarci sia da Android Auto che Superlink per entrare all'interno, quindi dobbiamo disattivare il Bluetooth ed uscire dalle applicazioni. Ok,
Una volta che ci siamo scollegati dal Bluetooth, vedete che possiamo utilizzare questa applicazione. Qui ci sono tutti i video che ha registrato sia la telecamera anteriore che posteriore. Eccoli qua, con tanto di audio. E questa è quella posteriore. Possiamo vedere le foto se abbiamo scattato qualche foto. Eccola qui, quando ero al mare, sia anteriore che posteriore. Video bloccati, non c'è nessun video bloccato. Da questo menu invece video wifi possiamo andare a scaricare l'applicazione per le telecamere, quindi una sorta di applicazione per le dashcam. Dobbiamo inquadrare il QR code e andiamo a scaricare questa applicazione. Ok, apriamo, accettiamo, diamo i permessi, aggiungi fotocamera mentre usi l'applicazione. Prima dobbiamo abbinare però il dispositivo RTSP, eccolo qui. Anche qui la password è 1 2 3 4 5 6 7 ed 8. Ok, adesso riapriamo l'applicazione. Ok, eccoci qua ragazzi, questa è la telecamera, quindi possiamo andare a cambiare la visuale. Ok, possiamo mettere a schermo intero, possiamo eseguire una foto, andare a vedere i file multimediali. Questi sono tutti i video che hanno registrato le telecamere, sia anteriore che posteriore. Ci sono le impostazioni. Risoluzione video 4K, quindi possiamo anche nell'applicazione andare a settare le impostazioni delle telecamere. Devo dire molto completo. Ed infine è rimasto il menu per l'uscita audio. O utilizziamo lo speaker integrato, quello che vi ho fatto sentire fino ad ora, o possiamo attivare la modalità Bluetooth FM o cavetto AUX. In questo caso modalità FM, sincronizziamo la stessa frequenza dal display all'autoradio della nostra vettura 106.5 106.5. Apriamo Android Auto e in questo caso per quanto riguarda invece la connessione tramite cavetto AUX, basta collegare al dispositivo il cavetto in dotazione e l'altro capo all'autoradio della nostra vettura se abbiamo ovviamente un'entrata AUX. Torniamo alla home e quando andremo su Android Auto o a riprodurre altra musica tramite Bluetooth, decide lei, certe notti la strada non conta. E l'ultima opzione disponibile per trasmettere l'audio all'interno della nostra vettura è la modalità Bluetooth, che a mio avviso è la migliore, ragazzi. Non abbiamo né cavetti né radiofrequenza che è disturbata. Il Bluetooth secondo me è la migliore opzione se la vostra autoradio consente di fare ciò. Quindi andiamo sempre sulla modalità audio e andiamo su Bluetooth audio, confermiamo, e da qui dobbiamo collegare il Bluetooth del telefono dello smartphone sia al display che all'autoradio della nostra autovettura, la famosa triangolazione. Una volta fatto ciò, a questo punto non ci rimane altro che andare alle conclusioni. Cosa mi è piaciuto di questo display della Asure? Il display 10.26 pollici con risoluzione HD, si vede bene, non dico benissimo ma si vede bene. Ma la cosa che mi ha fatto piacere è per quanto riguarda il sensore di luminosità, va a regolare la luminosità del display in base alla luce ambientale, molto utile se utilizzate questi apparecchi tecnologici durante le ore notturne. Altra cosa sensata di questo display è per quanto riguarda la telecamera integrata che registra fino in 4K, e cioè
si può finalmente sollevare. Perché questo? Perché se utilizziamo l'attacco a ventosa, la telecamera potrebbe andare a intercettare l'attacco stesso, come è capitato con altri display che ho recensito. Ha la possibilità di essere ruotata e regolata in qualsiasi posizione. Ed infine l'ultima chicca che mi ha fatto moltissimo piacere è per quanto riguarda le telefonate in viva voce tramite Android Auto. Finalmente anche su questo display si sentono in maniera decente. Ovviamente ci sono anche delle cose che possono essere migliorate. La prima cosa è per quanto riguarda l'attacco a ventosa. Il display attaccato a questo attacco a ventosa, ragazzi, si muove tantissimo e i video che registra la telecamera integrata si muove con il display in quanto non è stabilizzata e quindi anche i video vengono mossi, soprattutto su strade sconnesse, a tal punto da non poterli utilizzare perché non si capisce una beata minchia. Vi consiglio di utilizzare l'attacco fisso da cruscotto. La seconda cosa è per quanto riguarda la realizzazione dei filmati che fa questo display, come già vi ho accennato, non tanto per la telecamera integrata che registra fino in 4K, ma soprattutto per la telecamera posteriore. La qualità, ragazzi, lascia molto a desiderare, soprattutto durante le ore notturne. Detto questo, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, grazie di cuore come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e pascina a mangiare. E noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, statevi bene.